Allora, con l'intento di realizzare una spilla a forma di uccellino, ho disegnato questo uccellino. Nei colori li vedete più sfalsati, ovviamente non avevo proprio i pastelli adatti per i colori che ho in mente, però comunque in linea di massima sono queste sfumature tra l'azzurro, il blu, il verde acido, il giallo, l'arancio. Quindi vado a realizzare il nostro uccellino. Vi faccio vedere ovviamente il disegno prima di andarlo a ritagliare e per ricavarne poi ovviamente la sagoma che andrò a riportare sulla Beading Foundation. Chissà se ci riuscirò. Se vedrete questo video probabilmente avrò portato a termine l'intento. Questa è la foto che ho trovato su Google di riferimento. Il nome dell'uccellino è Tangara o Tangara testa verde. Vedete che ho ritagliato per bene tutto quanto il contorno e l'ho poggiato sulla mia Beading Foundation e adesso con il pennarello marker che vedete che ho in mano di colore marroncino andrò a disegnare tutto quanto il contorno di riferimento. Ed ecco il disegno. Praticamente ho evidenziato alcuni punti in cui cambia i colori dell'uccellino e quindi ho disegnato il becco, l'occhio e alcuni dettagli del piumaggio per avere io proprio un riferimento anche di come andare a mettere le perline, perché bisogna anche pensare bene il verso delle perline quando le si va a tessere al di sopra del tessuto. Ho colorato anche con i pastelli la mia base in modo tale di avere un ulteriore riferimento ed avere anche più tranquillità quando si va a cucire, che non si veda il bianco della base al di sotto del nostro lavoro. Dopodiché non ci resta che cominciare, quindi nella prima parte vi mostrerò come andare a cucire la nostra canottiglia French wire, che è una canottiglia più rigida ed è da 1,25 attorno alla nostra figura, attorno al nostro uccellino, per metterne in evidenza il contorno. Come vedete io la allungo tra le mani perché questa è la prima cosa da fare, perché è una canottiglia molto stretta e quindi il filo per cucirlo lungo il contorno non passerebbe ma rimarrebbe a vista. Invece andando noi ad allargare la nostra canottiglia possiamo passarci attraverso. Quindi taglio la parte iniziale che è dilatata io per mostrarvi troppo e comincio a cucirla vicino al mio elemento. Parto quindi dalla punta del becco e poi pian pianino con le mani vado ad adagiare la canottiglia al di sopra lungo il contorno del mio uccellino, così come vi mostro. Quindi faccio prima il corpo e richiudo sul becco, mettere in evidenza anche il becco e poi farò la parte sottostante della coda. Io utilizzo come sempre il filo Miyuki, nell'immagine sembra nero ma in realtà è un marrone scuro testa di moro, perché la canottiglia comunque è scura, e utilizzerò un ago della Tulip numero 10. Cominciamo con il cucire. Mi raccomando, dilatate una buona parte di canottiglia in modo costante, poi man mano se vi dovesse finire la osservate e la dilatate ulteriormente. Parto proprio dalla punta del becco, come vedete, do il primo puntino, faccio un nudo sul filo e spunto proprio in prossimità della parte finale della canottiglia e vado ad inglobare il filo all'interno della trama della canottiglia e vado poi nuovamente nella base che sto utilizzando per cucire, che nel mio caso è la Beading Foundation. Quindi do il primo punto e visto che sono all'inizio del lavoro ne darò un altro per essere più sicuri e come dire
rendere stabile la mia canottiglia. Quindi in questo primo caso darò 2 puntini e poi mano a mano mi sposterò di mezzo centimetro, insomma 3-4 millimetri di punto in punto. Quindi faccio sempre la stessa operazione. Ora velocizzo un pochino il video, però credetemi è veramente molto chiaro. Spunto dalla parte bassa della Beading Foundation, mi metto vicinissima, vicinissima alla mia canottiglia, dopodiché vado attraverso ovviamente la canottiglia e do un punto al lato opposto in modo da fermare completamente la canottiglia al di sopra della Beading Foundation. Da questo punto in poi, come vedete, ho velocizzato un pochino il video, ma è veramente chiarissimo. Mi sposto di pochissimi millimetri e proseguo così lungo tutto quanto il contorno, stando con il mio punto il più vicino possibile alla canottiglia. Adesso, per mettere in evidenza lo stacco tra il becco e la testa dell'uccellino, prendo una pinza a punte piatte ed eseguirò una leggera piegatura, come vi mostro in questo caso, senza ovviamente rompere la canottiglia. Siate insomma abbastanza decise, ma comunque delicate, cioè non rompete la canottiglia, altrimenti poi dovrete rifare da capo oppure effettuare un taglio e non è molto gradevole. Quindi, dopo aver fatto questa piegatura, vedete che mi sposto in avanti e continuo a cucire tutto quanto il mio contorno fino ad arrivare in prossimità della coda, dove dovrò eseguire altre pieghe. Quindi cucite per bene tutta quanta questa parte, poi arriverete alla coda. Come vedete vi mostro i punti ravvicinati anche dal retro. Sono arrivata qui all'attaccatura con la coda e anche in questo caso prendo la pinza e deformo ad angolo la mia canottiglia e vado poi ad eseguire le cuciture tutte dall'altro lato. Anche qui vedete ho terminato e sono arrivata in prossimità del becco, dove faccio un'ulteriore piegatura e poi un'altra piccola curva per delineare la parte del becco, vedete, in questo modo. Dopodiché ovviamente farò la coda con un altro pezzo di canottiglia. Vedete, qui ho cucito le due parti ed ho cercato ovviamente di chiudere il più possibile la puntina del becco e poi vedete che ho dilatato nuovamente la canottiglia e sto andando a definire la parte finale della coda. Stringo un pochino, mi raccomando, fate con calma, senza deformare assolutamente la canottiglia e vado a dare qualche altro puntino. Ovviamente ho saltato qualche parte del video, ho dato punti molto ravvicinati e poi vedete do i punti finali per la chiusura e andrò a tagliare la canottiglia in eccesso, che insomma non mi servirà. Vi mostro come do qualche altro punto. Vado poi con le forbicine a tagliare la canottiglia in eccesso in modo da far coincidere il contorno del corpicino dell'uccellino con la coda e non lasciare spazi vuoti. Quindi cerchiamo di essere abbastanza precisi e come vedete il nostro contorno eseguito con la canottiglia è terminato. Questo è il retro, mi raccomando, fate poi qualche nodino e tagliate il filo in eccesso. In quest'ultima parte di video vi mostro come ho eseguito, mi sono spostata sul retro e ho eseguito qualche nodino. Dopodiché taglio il filo in eccesso e poi non mi resterà altro che andare a prendere tutte le perline e gli elementi che deciderò di andare a utilizzare per eseguire la nostra spilla. Ve la mostro più da vicino, questi sono i colori che andrò a utilizzare e spero veramente che il risultato poi finale vi piaccia. Quindi la prima parte del video
è finita e ci vediamo con la seconda parte in cui vi mostrerò i materiali per eseguire il riempimento del nostro elemento decorato. Ciao a tutte, un bacio!